Bentornate e bentornati nell'Officina del Backgammon. Il backgammon è un gioco che ci pone sempre di fronte a delle scelte. I dadi ci danno spesso la possibilità di giocare più mosse valide. Solitamente la scelta è tra un'opzione prudente che ci mette al riparo dall'essere colpiti, ma che ci dà anche meno slancio per sviluppare la struttura, e l'opzione aggressiva, quella che al contrario porta con sé il rischio di essere colpiti, ma che offre più potenzialità di sviluppo. Per districarci fra queste due alternative ci viene in aiuto un concetto molto importante. Più che un concetto è un metodo che vi guiderà nella scelta corretta. Questo è ciò di cui voglio parlarvi oggi. In questa posizione dobbiamo giocare 4-3. Giochiamo prudenti con questa mossa, oppure scegliamo una delle due varianti aggressive, la two man down o quest'altra. La risposta la troviamo nei due settori interni, le due case. Se quella dell'avversario è più forte della nostra, giochiamo prudenti. Se è più debole, allora possiamo prenderci qualche rischio per aumentare la flessibilità o per colpire l'avversario. In questo caso, la mossa giusta è quella prudente. Scelta che ci dà poca flessibilità e che non impedisce all'avversario di costruire un'ancora o scappare, ma decisione inevitabile guardando allo squilibrio di forza tra le due case. La nostra è molto debole, solo una punta, mentre quella dell'avversario ha ben 3 punte occupate. Colpire o far scendere due costruttori con il rischio di essere colpiti e finire sul bar sarebbe troppo rischioso. Le due opzioni aggressive, in questo caso, sono un errore. Ora vediamo un altro esempio che ci aiuterà a capire meglio questo concetto. È il nostro turno e dobbiamo muovere 3-2. Che fare? Come detto, la risposta sta nella forza dei settori interni. In questo caso siamo noi ad avere una casa più forte. Quindi possiamo optare per una mossa aggressiva e far scendere due costruttori dal midpoint. In questo modo aumentiamo la flessibilità, vitale per conquistare la punta 7 e costruire rapidamente il nostro prime da 4. Ora guardiamo come le cose cambiano in quest'altra posizione. Anche qui dobbiamo giocare 3-2. La scelta è tra la mossa prudente e quella aggressiva, two man down. Per decidere, guardiamo i due settori interni e vediamo che il nostro è più debole. Quindi, l'opzione prudente è quella corretta. Facile, no? Il backgammon è un gioco di equilibrio fra attacco e difesa. Quando l'avversario ha una casa più forte della nostra, a meno di considerazioni particolari, dobbiamo sempre giocare prudenti, minimizzando il rischio di essere colpiti. Quando invece siamo noi ad avere una casa più forte, al contrario, giochiamo aggressivi per tentare di consolidare il nostro vantaggio. Il backgammon però è un gioco complesso, fatto di sfumature. Quindi è bene allargare lo sguardo e sapere che ci sono altri fattori da considerare. Quali? Vediamoli uno per uno. Se siamo avanti nella corsa o abbiamo già portato in salvo entrambi i corridori, giochiamo prudenti. Se siamo indietro nella corsa, giochiamo aggressivi. Se abbiamo già costruito un'ancora, possiamo permetterci di giocare un po' più aggressivi, in quanto avremo sempre un punto sicuro dove rientrare dal bar. Se abbiamo 2, 3 o più pedine singole blot sparse sulla tavola, meglio giocare prudenti e consolidare la posizione. E se l'avversario ha lasciato uno o più blot nella sua casa, possiamo giocare aggressivi. Se venissimo colpiti, possiamo colpire di rientro dal bar. Se stiamo giocando un backgame, possiamo permetterci di essere molto aggressivi, in quanto disponiamo di 2 ancore nel settore avversario. Non solo, alle volte essere colpiti è un bene, perché permette di calibrare il giusto timing, come abbiamo visto nel video sulle 5 strategie del backgammon. Un altro aspetto non meno importante, le considerazioni in base al punteggio del match. Quando cioè vincere o salvare un gammon diventa fondamentale.
Infine, alle volte, malgrado la nostra casa sia più debole di quella avversaria, è necessario spezzare la sua iniziativa quando troppo minacciosa. In questo caso è corretto colpire anche col rischio di essere colpiti di ritorno. Della Tempo Move ne parleremo in uno dei prossimi video. Vediamo un ultimo esempio. In questa posizione dobbiamo muovere 3-2 e siamo indietro nella corsa di 19 pips. Seguendo la regola dei settori interni, dovremmo starcene buoni e giocare la mossa prudente. Invece dobbiamo giocare aggressivi. Siamo indietro nella corsa e dobbiamo impedire all'avversario di scappare con la sua ultima pedina. Inoltre abbiamo un'ancora che ci dà tranquillità in caso venissimo colpiti. Quindi colpiamo e portiamo giù una pedina dal midpoint. Giocare prudenti sarebbe un grave errore. Per oggi è tutto, ma le domande a cui dare delle risposte non finiscono qui. Il backgammon è un gioco ricco di bivi, imboccare la strada giusta è il nostro obiettivo. Nel prossimo video vedremo quando splittare i corridori e quando invece è un errore.